Ciao ragazzi, finalmente mi sono deciso a fare un video sul gin tonic, ma vi dirò di più, ho scritto anche un articolo su questo drink nel caso voleste approfondire. Perché mi sono deciso a fare un video sul gin tonic? Perché ve lo dico con questo tono di voce un po' preoccupato? Perché ragazzi il gin tonic è un drink molto mainstream, ne sono nate tantissime varianti, tantissime interpretazioni, alcune hanno senso, sono ottime, sono giuste anche dal punto di vista tecnico, altre invece sono insomma possiamo dire non il massimo, delle macedonie di spezie servite in bicchieri improbabili con cannucce colorate e quant'altro. Chiaramente non voglio sminuire il lavoro di nessuno e per questo motivo non andrò a farne una questione di stile soggettivo e personale, ma che è sempre giusto, ciò che piace piace, ma andremo a vedere i problemi dal punto di vista tecnico. Il gin tonic è un drink composto da 4 ingredienti, non 2, come si è soliti pensare gin e acqua tonica, ma 4. Gin, acqua tonica, scorza o fetta di limone o di altro agrume, a seconda di come la preferite, e ghiaccio. In questo drink il ghiaccio è molto importante, quindi andremo a capire anche, andremo a parlare anche di questo ingrediente. Iniziamo a preparare il gin tonic e per preparare il gin tonic ci serve un tumbler alto con capienza 35 centilitri circa, se sono 37, 39, 33 cambia poco, è la differenza di un cubetto di ghiaccio, però la capienza deve essere circa questa, per queste proporzioni. La prima cosa che dovete fare è andare a raffreddare il bicchiere di servizio. Quindi ci mettete del ghiaccio e andate a raffreddare. Raffreddando le pareti del bicchiere andrete a ridurre la diluizione che deriva dallo scioglimento del ghiaccio dovuto al raffreddamento delle pareti. È vero, è una piccola quantità che forse per alcuni ininfluente, però i puristi o i nerd del gin tonic, io non sono un nerd del gin tonic, però sicuramente apprezzeranno. Quindi raffreddate le pareti, andate a scolare l'acqua in eccesso. E a questo punto andate a versare 50 ml di gin. Scusate, lavorare qui non sul banco è un po' più difficile del previsto perché ho il bicchiere molto in basso. Quindi versato il gin andiamo a versare l'acqua tonica. Cosa dire sull'acqua tonica? Niente ragazzi, solo che deve essere freddissima, perché se la mettete a temperatura ambiente andrete a sovradiluire il drink. Questo è un drink che non deve essere diluito, perché? Perché c'è già dell'acqua tonica. In un rapporto 50 ml, 90-100 ml di gin, 90-100 ml di acqua tonica, il drink finito avrà un tenore alcolico di circa il 13-14%, quindi un drink già assolutamente diluito al punto giusto. Quindi freddissima per evitare di sciogliere maggiormente il ghiaccio. E andiamo a versarla delicatamente. Il ghiaccio non deve galleggiare, quindi arrivati a questo punto, se il ghiaccio si è sistemato all'interno del bicchiere, andiamo ad aggiungere un po'. Perché non deve galleggiare? Perché altrimenti vuol dire che abbiamo messo troppa acqua tonica e il drink sarà sbilanciato verso la componente analcolica. Andiamo poi a miscelare delicatamente dal basso verso l'alto. È necessario ancora un cubettino e andiamo a fare il twist di limone, quindi a mettere l'ultimo ingrediente. Io apprezzo il limone, ma se preferite il lime, l'arancia, il pompelmo, utilizzate l'agrume che volete. Potreste pensare anche di cambiare agrume a seconda del gin o dell'acqua tonica, per trovare un equilibrio di sapore. Questo argomento non lo riesco a affrontare in questo video, vi rimando all'articolo che ho scritto sul blog perché vi parlo appunto anche un po' di gin e acque toniche. Se volete però approfondire il discorso gin, vi consiglio di prendere il libro italiano di riferimento sul gin, scritto da un amico e collega, Samuele Ambrosi, e ve lo consiglio anche perché ho aiutato Samuele a scrivere un paio di paginette di questo libro, quindi mi posso anche vantare di questa cosa e ringrazio anche Samuele per l'opportunità. Allora ragazzi, il gin tonic è pronto e non ci resta che berlo, vedete come si presenta bene.
Parliamo adesso di che cosa dovete assolutamente evitare in questo drink. Vi ho già detto l'acqua tonica freddissima, l'altra cosa ragazzi è non andate mai e poi mai a versare la tonica in questo modo. Si vede spesso in alcuni video, in alcuni spot pubblicitari, adesso vi faccio vedere come, no? Di bartender che mettono il bicchiere col gin o altro e poi mettono il bar spoon all'interno e vanno a versare la tonica in questo modo. Versando la tonica in questo modo, posso capire che è scenografico, ma ricordatevi sempre che sul bar spoon toccate le mani, ecco, non è come mettere una scorzetta che avete toccato un secondo, questo lo manipolate tutta la serata, quindi è sporco. Ma al di là di quello, i bartender fanno questo perché dicono così si sgasa meno la tonica. In realtà, ragazzi, è proprio il contrario. Facendo così la tonica o una qualunque altra soda che versate lungo il bar spoon si sgasa di più. Perché? Perché il bar spoon è metallico, ma indipendentemente da questo è rugoso in superficie, una rugosità che voi chiaramente non vedete, ma quella rugosità sono tanti punti di nucleazione, quindi sono dei punti in cui le bollicine si formano e si vanno a liberare. Infatti, se mentre voi versate la tonica osservate bene il bar spoon, provate, vedrete che intorno al bar spoon si formano tantissime bollicine. Tantissime bollicine vuol dire che la tonica si sta sgasando. Quindi è un errore enorme, veramente enorme. Non va assolutamente fatto. La tonica la si versa delicatamente vicino al bicchiere. Un altro piccolo trucco legato all'evitare la perdita di effervescenza della soda è non utilizzate ghiaccio da congelatore, o meglio, non utilizzate ghiaccio appena tirato fuori dal congelatore. Quindi quello che i bartender chiamano ghiaccio double frozen, quindi fatto dalla macchina di ghiaccio poi stoccato in congelatore, non utilizzatelo subito. Questo ghiaccio è ottimo per limitare un po' la diluizione in quei drink dove magari ne volete un pochino meno. Però è un ghiaccio che sulla superficie è pieno di cristalli e questi fanno fuoriuscire la CO2 in maniera molto violenta, quindi aspettate che il ghiaccio si inumidisca leggermente in superficie se lo avete tirato appena fuori dal congelatore. L'altra cosa è che per fare un gin tonic sarebbe ottimo andare a utilizzare un unico chunk di ghiaccio lungo come il bicchiere. Io non ce l'ho a disposizione, però tante aziende li producono, c'è anche chi li si produce. Io per esempio mi rifornisco da un caro amico, nonché collega con cui ho lavorato tanti anni, Ghiaccino, che è un produttore di ghiaccio della mia zona. So che spedisce, provate a contattarlo per capire quali sono gli ordini minimi per spedire il ghiaccio insomma, a domicilio nel vostro bar. Quindi, tonica fredda, niente tonica lungo il bar spoon, niente ghiaccio da congelatore, raffreddate il bicchiere. Questi sono gli aspetti importantissimi nel preparare il gin tonic, gli aspetti appunto tecnici. Io penso di aver terminato, non credo di essermi dimenticato nulla, comunque andatevi a dare un occhio all'articolo che ho scritto sul blog perché anche lì ho approfondito molto il discorso e la preparazione su questo drink. Quindi ragazzi, scusate, ecco cosa mi sono dimenticato, l'ho detto in introduzione e non l'ho detto adesso, i gin tonic Macedonia, quelli con tutte le spezie all'interno. Allora, cerchiamo di capire dov'è il problema. Se lo fate per una questione di decorazione estetica, io non vi posso dire niente, perché a me personalmente non piace, ok? Però se vi piace, fatelo. Dal punto di vista tecnico presenta un paio di problemi. Il primo, che andare a mettere tutte le spezie all'interno, oltre a rendere il drink più noioso da bere, sono anche questi impurità o punti di nucleazione che potrebbero far sgasare più velocemente la tonica. Forse è impercettibile, però dipende da quante ne mettete. Secondo aspetto, non pensiate che mettere le spezie all'interno del gin tonic lo vada ad aromatizzare, perché il drink è freddo, il tenore alcolico è basso e quindi in 5 minuti in cui bevete il gin tonic sicuramente non andrete a estrarre quelle spezie, a meno che chiaramente non ne mettiate molte, perché ne estraete poco da tante, magari il sapore inizia a sentirsi. Se volete dare un flavor diverso, personale il gin tonic, potete operare in due modi: o vi aromatizzate il vostro gin di base con una spezia, con quello che vi pare, e lì lasciandolo magari in macerazione qualche ora o qualche giorno il sapore inizia a prendersi, oppure vi create una tonica homemade. Per quella chiaramente vi devo rimandare ai miei corsi.
sulle preparazioni homemade. Quindi ragazzi il discorso è più o meno questo. Poi non ditelo chiaramente ai produttori di gin, loro dicono io ci ho messo 3 anni a sviluppare la mia ricetta, il mio equilibrio e voi me ne andate a modificare. Sì ragazzi, perché il nostro lavoro è quello di personalizzare, si è sempre fatto dall'alba dei tempi, dall'alba dei tempi della miscelazione e lo si farà sempre. Quindi io non ci vedo nulla di male nell'andare a dare il nostro tocco personale sul gin che ha prodotto qualcun altro, anzi lo vedo come un segno di apprezzamento nell'aver scelto l'utilizzo del loro gin come nostra base di preparazione. Allora, dal gin tonic è tutto, adesso vado a dare un sorso, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi aspetto sul mio blog e se sei un professionista ti ricordo di iscriverti a Cocktail Engineering Pro, che è la mia area riservata con tanti argomenti tecnici sulla miscelazione. A presto, ciao!